Buongiorno, oggi dedichiamo proprio una chiacchierata informale ad una figura particolare, alla figura di Lilith, anche se è una figura che nella Bibbia è sostanzialmente assente, nel senso che poi lo vedremo, viene nominata una volta sola, però è una figura che ha destato e continua a destare molto interesse anche per le interpretazioni che ne sono state date, per l'utilizzo che ne viene fatto e anche perché sostanzialmente tra le figure delle cosiddette divinità o semidivinità femminili dell'antichità è un po' l'unica che è rimasta. Dico divinità o semidivinità anche se lei poi è considerato un demone, ma sappiamo che demoni erano per definizione quelle cosiddette divinità che erano negative o considerate negative e quindi venivano definite tali, no? Sappiamo sempre che insomma ognuno definisce, tutto è relativo, ognuno definisce positivo o negativo ciò che è per lui positivo o negativo. La figura di Lilith poi ha avuto tutta una lunga evoluzione che è passata attraverso i secoli, è passata attraverso diverse culture, quindi mi sono preso un po' di appunti per cercare di ovviamente sintetizzare un po' lo sviluppo e fare un excursus molto sintetico ovviamente delle elaborazioni che sono state fatte su questa figura che è nata sostanzialmente in Babilonia 4000 anni fa. Il termine Lilith deriva appunto da un termine sumero, sumero-accadico, Lilitu o Ardat Lili, ed era una figura considerata negativa perché pericolosa soprattutto per le donne in dolce attesa e per i bambini piccoli. Compare per la prima volta nell'epopea di Gilgamesh, in particolare nel racconto di Gilgamesh e l'albero di Uluppu, che sarebbe poi un salice. E il racconto in che cosa consiste? La divinità sumera Inanna, che era una delle più importanti del Pantheon sumerico, si stava curando e coltivando un albero di salice proprio per poterci fare, diciamo, un suo trono e anche un suo letto. Poi, insomma, per una serie di vicende intervengono altre entità, tra cui una sorta di triumvirato, e queste altre entità impediscono a Inanna di realizzare questo suo disegno, di raggiungere questo suo obiettivo. E allora Gilgamesh interviene in questa vicenda e riesce a sconfiggere in sostanza queste entità che erano contrarie al disegno, all'obiettivo di Inanna e le caccia. Una di queste tre entità era proprio Lilith, che va così a vivere nel deserto, e da quel momento in avanti diciamo che le lande desolate sono un po' il suo habitat nel quale viene sempre collocata. Poi ci sono delle rappresentazioni di Lilith, per esempio ce n'è una che è chiamata il rilievo Barney, dove è rappresentata come una bella donna nuda, con le ali, con i piedi in forma di artiglio e con la testa e i capelli raccolti sotto un copricapo che ha delle corna. Bisogna dire che in realtà molti studiosi identificano questa rappresentazione non con Lilith ma con Inanna. Ecco, quindi qui arriva anche lei che sente parlare di divinità femminili e quindi ovviamente è direttamente interessata. Poi c'è un'altra targa murale appartenente più o meno al XVII-XVIII secolo a.C., che è stata trovata in Siria e che rappresenta una sorta di esorcismo, cioè doveva tenere lontana Lilith da quella casa
perché in quella casa appunto c'era una donna che era in attesa di un bimbo e quindi appunto si pensava che questa entità fosse pericolosa per quelle situazioni, un po' come adesso, no, ci sono coloro che giustamente secondo la loro fede utilizzano le immagini dei santi, no? Che so, da Padre Pio a Teresa d'Avila, eccetera, a Teresa del Bambino Gesù, e ovviamente queste immagini che dovrebbero tenere lontano il maligno sono immagini che si rifanno a personaggi che sono realmente esistiti e ai quali poi viene attribuito ovviamente un potere particolare, quindi questo ci deve far pensare che in fondo da 4.000, almeno da 4.000 anni a questa parte, le cose poi in sostanza non sono cambiate. Certi atteggiamenti si ripetono perché fanno un po' parte evidentemente della natura umana. Dopodiché compare nella Bibbia. E allora nella Bibbia andiamo a leggere che cosa e dove viene citata. Viene citata nel libro di Isaia, al capitolo 34. Ve ne leggo alcuni versetti perché sono anche indicativi ancora una volta della personalità di Yahweh. Yahweh parla e dice: avvicinatevi popoli per udire, nazioni, fate attenzione, perché Yahweh si è adirato contro tutte le nazioni, si è sdegnato contro tutti i loro eserciti, li ha condannati allo sterminio, tanto per cambiare, li ha destinati al massacro. Dio ama tutti gli uomini. I loro uccisi sono stati gettati via e dai loro cadaveri sale il fetore, del loro sangue grondano i monti. Si dissolve tutta l'armata del cielo. Chissà che cos'era questa armata del cielo che si dissolve. Tutte le loro schiere cadranno come cade il pampino della vite, come le foglie avvizzite del fico. La spada del Signore è piena di sangue, è intrisa di grasso, quindi insomma voglio dire molto cruda questa descrizione. È intrisa del sangue anche di agnelli e di capri, del grasso delle viscere dei montoni, perché il Signore offre un sacrificio in Bozra. Quindi qui non è lui che chiede un sacrificio ad altri, ma è lui che stranamente offre un sacrificio. Chissà a chi lo offre. Comunque in questo sacrificio, come sempre, c'è la presenza di grasso che è nominato, quindi elemento sempre importante. Scusate, mi sta cadendo. Raccogliamo gli appunti. Intanto siamo in famiglia. Dice: perché è il giorno della vendetta del Signore, l'anno della rivincita per la causa di Sion. E poi qui c'è l'unica citazione biblica di Lilith dove si dice: le fiere del deserto si incontreranno con le iene, i satiri si chiameranno l'un l'altro, e qui c'è come dire un parallelismo con i racconti della cosiddetta mitologia greca, e lì abiterà Lilith, trovando dove posarsi. Perché Lilith veniva un po' rappresentata e sempre abbinata agli animali notturni, in particolare al gufo, alla civetta. E in effetti nella rappresentazione che vi ho detto prima, che alcuni identificano come Lilith e altri identificano come Inanna, al suo fianco e sotto i suoi piedi ci sono due leoni e ci sono due o gufi o civette. Quindi la Bibbia dice questo. Diciamo che nelle varie traduzioni della Bibbia non sempre si trova il termine Lilith, perché dunque per esempio il termine Lilith, me lo sono segnato, si trova nella Bibbia di Re Giacomo, ma per esempio nella versione standard rivisitata non viene chiamata Lilith, ma viene chiamata la strega della notte. Nella pubblicazione della Jewish Society
viene chiamata il mostro della notte. Normalmente nelle Bibbie ebraiche, quindi in ebraico, c'è il termine Lilith, e che alcuni, tra l'altro, sia pure non direttamente, ricollegano al termine ebraico che indica la notte, che è Laila. E quindi ci sarebbe questo richiamo, non è un collegamento diretto, ma il fatto che Lilith sia in genere collegata alla notte, all'oscurità, e che Laila significhi notte, potrebbe avere un qualche legame. Poi Lilith compare anche nei testi di Qumran, ma questi testi di Qumran fanno riferimento, pare, al libro di Isaia, e difatti nei testi di Qumran è stata trovata una versione del libro di Isaia che già altre volte ho citato, dicendo che tra quella versione di Qumran e la versione masoretica ci sono circa 250 varianti. Poi però è venendo avanti nel tempo che diventa interessante la figura di Lilith, perché l'elaborazione che il pensiero ebraico ne ha fatto è proprio quella che poi ha costituito la base per tutto ciò che ancora oggi si dice di Lilith, e per il modo in cui questa figura viene utilizzata in vari ambienti, direi in un modo più o meno giustificato, ma adesso lo vediamo, veniamo alle parti più interessanti. Nel Talmud Lilith è citata alcune volte. Per esempio in Niddah 24b si dice che ha dei capelli lunghi e che ha delle ali. Poi si dice anche che nel Talmud Shabbat si dice che è una donna che è molto legata all'atto sessuale e soprattutto cerca di compiere l'atto sessuale mentre gli uomini stanno dormendo. E quindi c'è addirittura un invito nel Talmud dove si dice che non bisognerebbe dormire da soli proprio per evitare di essere, diciamo, sessualmente aggrediti da Lilith. C'è poi un racconto che parla di quel periodo, lungo periodo, circa 130 anni, in cui Adamo ed Eva sono stati separati. In quel periodo sia lui che lei, cioè sia Adamo che Eva, sono stati sessualmente molto attivi, tant'è che Adamo ha avuto molti figli, e in questa vicenda c'entra anche Lilith. Quindi qui diciamo comincia a interagire con questa coppia, no? Considerata un po' la progenitrice dell'umanità, la coppia, ma già abbiamo visto che così non è, perché Adamo ed Eva sono semmai i progenitori di quel gruppo etnico particolare che gli Elohim si erano fatti per loro, ma Lilith comincia a essere presente. E quindi abbiamo questi riferimenti dentro il Talmud, ma dopo il Talmud, diciamo quindi nel Medioevo, comincia la vera elaborazione che ha portato la figura di Lilith a essere ciò che è ancora oggi, e quindi ad avere quelle caratteristiche che vengono ancora oggi variamente utilizzate quando si parla di lei o quando la si cita per fare tutta una serie di affermazioni in relazione al rapporto tra l'uomo e la donna. E allora andiamo a vedere. Per esempio, poco prima del 1000 d.C. Viene fuori un testo che è l'alfabeto di Ben Sira, che si compone di due elenchi di proverbi, di affermazioni, di detti, due elenchi di 22, uno in ebraico e uno in aramaico, e in una di questi proverbi viene citata Lilith. Bisogna dire che questo alfabeto di Ben Sira è
è considerato anche un testo satirico, ironico, anche per i temi che tratta, perché per esempio tratta della masturbazione, dell'incesto, della flatulenza, e quindi pare essere stato anche un testo che aveva l'obiettivo di ironizzare sia sulla Bibbia che sul Talmud. Però è in questo testo che Lilith appare come la prima donna che ha avuto Adamo. Cioè Adamo avrebbe avuto Lilith prima di Eva, e quindi è qui, in questa elaborazione medievale, quindi molto tarda rispetto alla Bibbia, che Lilith comincia a assumere la figura di prima, diciamo così, prima moglie di Adamo. L'aspetto interessante che viene fuori da questo racconto, che ripeto è una elaborazione medievale, è che a differenza di Adamo ed Eva, che sappiamo sono stati prodotti in un certo modo e Eva sarebbe derivata da un pezzo del corpo di Adamo, ma poi vediamo in particolare cosa ne dicono i rabbini, Lilith sarebbe stata creata, fabbricata per la verità, dalla terra. Quindi la prima moglie di Adamo non sarebbe derivata da lui, ma come lui sarebbe derivata dalla terra, cioè prodotta esattamente con lo stesso sistema, e dunque aveva il diritto di considerarsi esattamente uguale a lui. E di qui nascono le controversie, cioè lei si rifiuta di sottomettersi ad Adamo e si rifiuta di proprio sottomettersi anche fisicamente durante l'atto sessuale. Però Adamo vuole imporre la sua superiorità e quindi ad un certo punto questo contrasto porta Lilith ad abbandonare il cosiddetto paradiso terrestre. Però lei compie un atto gravissimo. Pronuncia il famoso tetragramma senza le vocali, cioè insomma Yahweh, Yod, He, Vav, He, e l'aver pronunciato questo tetragramma le conferisce dei poteri speciali e quindi lei può volare via e di lì di nuovo va ad abitare in un luogo diverso. Ma a differenza dei racconti precedenti, dove Lilith vive in territori desertici, lei qui va sul Mar Rosso. Perché va sul Mar Rosso, quello che abbiamo visto nella Bibbia essere in realtà il mare di Canne? Perché quello era il luogo simbolo della liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. E quindi questo rappresenterebbe per lei il simbolo, o meglio, la certificazione della sua liberazione dal tentativo da parte del maschio di sopraffarla, di sottometterla. Questa cosa non piace a Dio, che cerca di convincerla a ritornare, le manda degli angeli e dice anche che se lei si rifiuta di ritornare, per ogni giorno che passa verranno uccisi 100 dei figli che erano stati fatti appunto quando lei era in coppia e viveva nel Gan Eden. Insomma, c'è questo contrasto tra Dio e Lilith, che non vuole assolutamente tornare nel Gan Eden, e trovano in sostanza una sorta di mediazione, cosa che invece non avviene con Adamo. Quindi questo è un po' il racconto che si trova nell'alfabeto di Ben Sira. Ma che scopo aveva questo libro? Aveva lo scopo di cercare di risolvere un problema che la cultura ebraica aveva, quello del duplice racconto della creazione, o meglio della fabbricazione della donna.
perché c'è un primo racconto in Genesi 1:27 dove si dice, qualcuno di voi sicuramente lo ricorda, che maschio e femmina li creò, quindi li ha fatti assieme. Meglio ancora, si dice che dovevano essere due, ma poi in realtà ne ha fatto uno, cioè ha fatto un essere androgino. E poi c'è un secondo racconto, quello che si trova nel secondo capitolo della Genesi, dove si dice che invece prima ha fabbricato l'Adam, non sappiamo bene dove, poi l'ha posto in Gan Eden e dopo essersi accorto che la compagnia degli animali non era sufficiente per l'Adam, prendendo qualcosa dal suo corpo, cioè dal corpo del maschio, ha fabbricato la femmina. Quindi questi due racconti sarebbero in contraddizione. E allora che cosa viene fuori? Viene fuori che si è tentata anche qui una mediazione tra i due racconti e qui interviene lo Zohar. Lo Zohar è il libro cabalistico per eccellenza. È una produzione più o meno del 1200 d.C. che pare attingere anche a fonti precedenti. E qui la mediazione quale sarebbe? Sarebbe che all'inizio Dio, cioè gli Elohim, hanno fabbricato questo androgino e la femmina era una parte, cioè rappresentava un lato di questo essere fabbricato dagli Elohim, dopodiché questa parte viene letteralmente segata e separata dall'Adam e quindi da quel momento in avanti c'è la divisione tra i due sessi. Quindi, come vedete, tutti questi racconti sono una elaborazione, un tentativo fatto a partire da ciò che si sapeva dai racconti precedenti. La Bibbia ne fa un cenno rapidissimo, anche perché, dicono molti autori, evidentemente l'autore del libro di Isaia non riteneva necessario spiegare ai suoi lettori chi fosse Lilith, perché evidentemente lo sapevano, e poi nel tempo si è sentita la necessità di mettere assieme questi racconti e di trovare una soluzione, che tra l'altro questo è il metodo talmudico per eccellenza. Come ho già spiegato altre volte, la discussione il dialogo deve sempre avvenire tra diversi personaggi che hanno idee diverse, per poi alla fine tentare di trovare una mediazione senza però mai correre il rischio di pretendere di aver raggiunto la verità. E qui mi viene in mente una cosa che ho letto nella rivista Akeilah, che è la rivista della comunità ebraica di Torino, che io ricevo regolarmente, perché quando studiavo l'ebraico con un insegnante della comunità, lui mi riteneva un allievo che si impegnava talmente tanto che ha pensato che io avessi il diritto di ricevere questa loro rivista e quindi mi ha di fatto inserito nell'elenco di coloro che hanno il piacere di riceverla. E qui si parla proprio del Talmud e del metodo di studio e si dice ad un certo punto: per mia fortuna era stato quel medesimo illustre rabbino, Rav Adin Steinsaltz, figlio di marxisti, a sintetizzare in una frase la sua esperienza alle prese con il Talmud. Decine di volumi sapienziali costellati da versioni contrapposte, dilemmi irrisolti, norme rimesse in discussione. Era stato perciò lo stesso Steinsaltz a confidare: nessuno può studiare il Talmud senza diventare un eterno scettico. Ora, attenzione, il termine scettico non va preso nella sua accezione negativa, quel valore col quale purtroppo viene utilizzato, perché i seguaci della dottrina, della filosofia
greca dello skeptomai non erano persone, come le definiremmo noi oggi, scettiche, cioè che per principio dubitavano di tutto. L'attività dello skeptomai significa l'attività del ricercare continuamente perché si ha la certezza di non possedere la verità. E quindi è per questo che anche c'è, per esempio, sulla figura di Lilith, tutta questa evoluzione che si è sviluppata nel tempo, adesso ne vediamo ancora altre parti, proprio perché non si hanno certezze e proprio perché si sentiva la necessità anche di unire, di trovare una soluzione alla apparente contraddizione che c'è nei due racconti biblici della fabbricazione della donna. Quindi in realtà in questa visione, in questa ricostruzione, è chiaro che Lilith verrebbe prima di Eva, cioè sarebbe la donna che è stata creata prima e che poi ha lasciato il paradiso terrestre quando è stata fabbricata Eva e che lei ha visto immediatamente come sua rivale e che Adamo avrebbe scelto, cioè l'avrebbe preferita. Ricordate, l'ho già letto molte volte, quando vede Eva dice finalmente, in sostanza, me ne avete data una giusta, finalmente, il che vuol dire che quelle di prima non andavano bene. E adesso potremmo anche intuire perché quelle di prima non andavano bene, perché in realtà viene anche narrato che Lilith ha tentato addirittura Salomone, presentandosi nelle vesti della regina di Saba. Ma com'è che Salomone si è accorto dell'inganno e l'ha cacciata? Perché lei era pelosa. Evidentemente quando gli Elohim hanno fabbricato Eva, le devono aver fatto la ceretta e quindi era più gradevole rispetto a Lilith, che era invece ancora pelosa. Poi vi darò ovviamente anche il mio pensiero su Lilith alla fine, non voglio esimermi da questo, ma perché le due cose sono, o meglio, possono essere legate. In sostanza, quindi Lilith, questa prima donna, verrebbe sconfitta dalla presenza della seconda donna, Eva, e se ne va nel deserto e comincia a tentare gli uomini, facendo in modo di produrre in loro le eiaculazioni notturne, che poi utilizza tra l'altro per tentare di rimanere incinta. Una cosa interessante è anche che ad un certo punto, e anche qui devo dire c'è un po' di confusione, ma ve la racconto così come viene narrata, Lilith fa, fra virgolette, coppia fissa con un altro dei cosiddetti demoni, Samael o Asmodeus, che viene identificato anche con il capo degli angeli ribelli, cioè quei famosi 200 angeli che si sono ribellati al Signore dell'impero e che hanno cominciato ad unirsi con le donne degli Adamiti, cosa che non si sarebbe mai dovuta verificare. Solo che evidentemente qui c'è della confusione, perché il capo di quegli angeli ribelli si chiamava Semiasa, non Samael o Asmodeo. Però bisogna dire che ancora una volta Lilith è particolarmente sfortunata perché Samael viene castrato e quindi lei nuovamente si trova nella necessità di soddisfare i suoi impellenti bisogni sessuali e quindi riprende a frequentare gli uomini di notte, producendo appunto queste emissioni seminali che poi lei utilizza per rimanere incinta. Quindi, come vedete, la figura di Lilith che si ribella ad Adamo è una figura che è elaborata nel Medioevo, non ha nulla a che vedere con i racconti iniziali. Poi però è stata variamente utilizzata nel corso dei secoli, è stata utilizzata dagli artisti, pensiamo
rappresentazione che ne fa Michelangelo, pensiamo a Goethe, Browning oppure Dante Gabriel Rossetti, è entrata addirittura nella famosissima opera delle Cronache di Narnia, eccetera. E poi soprattutto è stata utilizzata dalle alcune tra le più importanti esponenti del movimento di liberazione femminile, diciamo del movimento per la parità delle donne, come la Judith Goldenberg, Pamela Adas, eccetera, e ancora oggi, diciamo, quella parte della figura di Lilith che si ribella ad Adamo viene utilizzata come simbolo, come archetipo della volontà della donna, più che giustificata, di essere considerata alla pari dell'uomo. Però questa elaborazione, lo ripeto, bisogna saperlo ovviamente, è una elaborazione medievale che è passata attraverso vari testi che hanno tentato di conciliare le apparenti contraddizioni, dico solo apparenti perché in alcuni libri ho spiegato che non sono contraddizioni vere, le apparenti contraddizioni tra i due racconti della creazione contenuti in Genesi. Ma e qui vengo un po' a quello che può essere il mio pensiero, una mia impressione, e quindi prendetela come tale, mi raccomando, perché non ho elementi documentali, però insomma uno legge e poi si fa delle idee. Quindi siamo di fronte, diciamo, a tre dati fondamentali. Il primo è che Lilith è un personaggio femminile, sia pure chiamato demone, ma nell'accezione a cui ho fatto riferimento all'inizio. Lilith è rimasta importante nei secoli in tutto il corso dell'evoluzione del pensiero ebraico, quindi è passata attraverso il Talmud, attraverso l'alfabeto di Ben Sira, attraverso lo Zohar, attraverso il pensiero di altri, e quindi è rimasta importante nei secoli. Nella Bibbia si parla chiaramente della clonazione, cioè del tipo di intervento che è stato utilizzato per fabbricare Eva. Ora è chiaro che in questo tipo di intervento manca un elemento. Perché? Perché se da Adamo viene prelevato un qualcosa, diciamo con l'ingegneria genetica, vengono prelevate le cellule staminali, poi vediamo cosa dicono due rabbini, vengono prelevate le cellule staminali per fabbricare Eva, quindi queste cellule staminali devono essere impiantate. Ecco, nella Bibbia manca la figura intermedia, cioè manca, proprio per dirla fisicamente e in termini medici, manca l'utero nel quale questa cellula fecondata viene impiantata per potersi sviluppare, diventare feto e poi essere umano. Ecco, Lilith in effetti potrebbe essere la femmina intermedia, l'elemento femminile che ancora non apparteneva alla stirpe adamitica, e qui mi viene in mente il racconto che vi ho citato prima delle gambe pelose di Lilith rispetto invece evidentemente alle gambe lisce di Eva, le gambe pelose, il che fanno pensare che appartenesse ancora ad una specie diversa ma compatibile, tant'è da poter essere utilizzata come elemento intermedio, come diremmo oggi utero in affitto, per produrre Eva in questo caso. Quindi in effetti anche qui Lilith verrebbe prima di Eva, però ripeto, così come hanno fatto nel Talmud, così come hanno fatto nell'alfabeto di Ben Sira, così come hanno fatto nello Zohar, anche questa mia impressione non è altro che un tentativo per cercare di colmare un tassello mancante all'interno del racconto biblico, ma sappiamo che la Bibbia ha mantenuto le figure femminili strettissimamente essenziali e le altre ha preferito non nominarle.
e quindi le ha lasciate nell'oscurità. E qui mi torna in mente quel parallelismo citato all'inizio tra Lilith e Laila, cioè Lilith e la notte, quindi questa figura che rimane nel buio perché non era importante per le finalità del racconto biblico, che invece vuole narrarci la discendenza adamitica. Ma in relazione a questa clonazione, che cosa dicono i rabbini? Ve ne ricordo due importanti, due professori, due accademici, due docenti. Il primo è il professor Sevit, il quale dice che quella parte da cui è stata tratto quel qualcosa con cui Eva è stata fabbricata non sarebbe una costola, ma sarebbe il baculum, cioè in sostanza il pene di Adamo. E ricordo ciò che ha detto il professor Safran, docente di etica medica all'Università Ebraica di Gerusalemme, che parlando di clonazione dice: ma la clonazione per noi ebrei non è un problema, la conosciamo da alcune migliaia di anni, basta vedere come sono venuti al mondo Adamo ed Eva. Quindi per questi rabbini non si pone neppure il problema della creazione di Adamo ed Eva, che non esiste, ma semplicemente l'elemento su cui si può eventualmente discutere è quella parte di Adamo da cui è stata presa la sostanza, le cellule con le quali è stata fabbricata Eva. Ora, se non vuol dire costola, vuol dire il baculum, cioè il pene di Adamo, oppure siccome il termine ebraico indica in una parte laterale ricurva, il che potrebbe essere la cresta iliaca, va benissimo, non c'è nessun problema, qualunque soluzione accettabile, l'importante è capire che si parla appunto di un intervento medico chiaramente descritto, chirurgico, ne ho già parlato quindi non lo ripeto, intervento nel quale Lilith potrebbe aver avuto una funzione precisa, una funzione assolutamente fondamentale, una funzione indispensabile. Però ripeto, questa è una mia impressione, una mia considerazione, mettetela assieme alle altre che vi ho letto, di Ben Sira, dello Zohar, eccetera, e poi fatevi, ovviamente come al solito, liberamente le vostre idee. Ciao, grazie e alla prossima.